Un simbolo astratto è una forma visiva che rappresenta un'idea, un sentimento o un concetto complesso. Gli esseri umani li utilizzano da almeno 77.000 anni e alcuni sono in qualche modo visibili in tutto il mondo. Mircea Eliade scrisse che il simbolo rivela certi aspetti della realtà, gli aspetti più profondi che sfidano qualsiasi altro mezzo di conoscenza. Questi simboli sono in grado di trasmettere cose troppo complesse per essere descritte a parole e per questo motivo i simboli stessi sono visti dalla mente umana come oggetti sacri. Le neuroscienze hanno mappato l'ordine cognitivo delle operazioni per l'elaborazione dei simboli astratti e una delle scoperte chiave è che il cervello tratta i simboli altamente familiari come loghi, icone religiose e lettere dell'alfabeto più come oggetti che come forme astratte. Questi simboli hanno percorsi neurali dedicati nel cervello. Studi di risonanza magnetica funzionale dimostrano che i loghi di marchi familiari attivano schemi neurali simili a quelli attivati nelle relazioni personali. I simboli astratti evocano risposte emotive che vengono elaborate prima che si intraprenda un'analisi razionale. La mente subconscia reagisce per prima e questa risposta iniziale spesso prevale sulla valutazione cosciente, soprattutto quando è fortemente emotiva. Per i clienti abituali di McDonald's il logo Golden Arches innesca un comportamento di avvicinamento, mentre un asino blu e un elefante rosso possono scatenare emozioni così forti da impedire a milioni di americani di pensare razionalmente. Quando un simbolo familiare viene invertito, il subconscio sperimenta quella che è nota come violazione delle aspettative o errore di previsione. Vede il simbolo, per certi versi familiare, come una minaccia aliena, innescando una dissonanza cognitiva in cui tutte le associazioni esistenti iniziano a diventare incerte e l'individuo inconsapevolmente inizia a dubitare di sé a livello inconscio. Molti ricercatori sull'argomento sostengono che l'inversione crea una contaminazione del sacro, un rafforzamento del trasgressore e un senso di orrore nell'osservatore. Il pentagramma era visto come perfezione matematica nell'antica Grecia, come le 5 piaghe di Cristo nel cristianesimo primitivo, e durante il Rinascimento rappresentava il microcosmo dell'uomo e l'equilibrio elementare di terra, aria, fuoco, acqua e spirito, con la punta spirituale ascendente. Nel XIX secolo De Guaita illustrò l'inversione del pentagramma come una testa di capra. Il pentagramma capovolto ha la punta spirituale discendente e ora scatena emozioni negative nella mente di milioni di persone. La parola sanscrita svastika si traduce in italiano come benessere. Questo simbolo è stato usato per millenni per simboleggiare la fortuna di avere il sole e le sue stagioni. All'inizio del XX secolo il simbolo portafortuna della svastica fu utilizzato dalla Coca-Cola per scopi promozionali e comparve sul distintivo di ringraziamento dei Boy Scout in tutto il mondo. Il Partito Nazionalsocialista Tedesco di Lavoratori adottò la svastica come emblema del partito nel 1920 e, dopo 5.000 anni di associazioni positive, questo antico simbolo di buona fortuna è oggi visto da molti come l'esatto opposto. La pratica di usare simboli per innescare una risposta inconscia negli esseri umani è stata padroneggiata dalle 3 tradizioni religiose abramitiche. La croce, la mezzaluna e l'esagramma sono stati usati per condizionare e dividere miliardi di persone. E l'esagramma, popolarmente noto come stella di Davide, non è un simbolo antico biblico, ma è un antico simbolo orientale che rappresenta Shiva Shakti, l'energia maschile e femminile, e più tardi, nelle tradizioni ermetiche, l'unione degli elementi fuoco e acqua. Questo antico esagramma a forma di stella fu utilizzato dagli ebrei a partire dal Medioevo. Divenne ufficialmente ebraico al primo congresso sionista del 1897 e fu ampliato nel 1948 quando fu incorporato nella bandiera israeliana. Per migliaia di anni questo esagramma ha innescato l'idea di unione divina, equilibrio e armonia. E per milioni di persone oggi scatena forti emozioni di identità religiose, etnostatale e o di genocidio. La consapevolezza di questo condizionamento non elimina il suo effetto sulla mente. Bisogna riprogrammare attivamente la propria mente e spesso adattarsi. Questo può essere fatto praticando la consapevolezza diventando edotti dei pensieri e delle funzioni autonome del sé. Report Greg Reese, traduzione voce di Notinelli.